Benvenuta, benvenuta. Che piacere incontrarla finalmente. L'onore è mio, signor Presidente. Prego, si accomodi, si metta a suo agio. Un po' di tè alla menta? Non saprei, signor Presidente. Forse è meglio che io non... Ahmad Habibi, porta il tè alla menta alla dottoressa. Forse durante la conversazione le verrà sete. E mi creda che il tè alla menta è molto meglio di qualsiasi whisky ed è senz'altro meglio della Coca-Cola. Oh, beh, sono 25 anni che apprezzo la cultura araba, anche per il tè alla menta, signor Presidente. Sa cosa le dico? Non mi sorprende che la bellezza apprezzi la bellezza. Bene, l'ho convocata qui oggi per farle una descrizione approfondita, con dovizia di dati e numeri, della nostra situazione politica. Una dissertazione che vuole essere un messaggio per il presidente degli Stati Uniti Bush. Come lei sa, non abbiamo avuto relazioni con gli Stati Uniti fino al 1984 e conosce perfettamente le circostanze e le ragioni che in passato ne hanno determinato la rottura. Vi avevamo già spiegato che la decisione di ripristinare le relazioni con gli Stati Uniti in realtà era stata presa nel 1980, mi pare nei 2 mesi precedenti lo scoppio della guerra tra noi e l'Iran, e che però quando la guerra è scoppiata, con le sue ben note circostanze, anche per il fatto che volevamo poter gestire le questioni importanti senza che la nostra controparte interpretasse le cose al di fuori del loro giusto contesto, abbiamo rinviato il ripristino delle relazioni nella speranza che la guerra finisse presto. Ma la guerra continuava e così, per confermare la nostra posizione di paese non allineato, abbiamo ritenuto necessario in ogni caso ripristinare le relazioni con gli Stati Uniti nonostante la guerra. E il momento giusto per farlo è arrivato infine nel 1984. Ora, è pacifico che gli Stati Uniti non siano come ad esempio la Gran Bretagna, che ha relazioni storiche con i paesi del Medio Oriente, compreso l'Iraq. E se a questo si aggiunge che le relazioni tra i nostri due paesi erano state interrotte per tutto il periodo tra il 1967 e il 1984, è normale che fosse difficile per gli Stati Uniti avere una piena comprensione di molte delle questioni irachene, ma quando le relazioni furono ristabilite, speravamo che ciò portasse a una migliore comprensione e a una migliore interazione tra i nostri due paesi, perché anche per noi, tra l'altro, era difficile comprendere molti dei retroscena e delle questioni su cui si basavano le decisioni americane. Quindi, durante il pieno svolgimento della guerra tra noi e l'Iran, ci siamo confrontati con voi e abbiamo avuto rapporti a vari livelli, se non che il più importante di questi livelli è stato quello tra i reciproci ministri degli esteri, mentre noi avevamo sperato in una maggiore comprensione reciproca e in maggiori possibilità di interazione, nell'interesse del popolo iracheno e americano e persino nell'intera nazione araba, ovviamente secondo quelle che fossero le nostre speranze e ovviamente ogni qualvolta le due parti interessate lo ritenessero possibile. E queste maggiori relazioni però non si sono sviluppate a causa di diversi incidenti. Il più significativo di questi incidenti si è verificato nel 1986, solo 2 anni dopo il ripristino delle relazioni, con quello che è passato sulla stampa internazionale come l'affare Iran Gate, che peraltro avvenne proprio nell'anno in cui l'Iran occupò la penisola di Al-Fao. Ora, è pacifico anche dire che le relazioni di lunga data e una complessità di interessi comuni avrebbero potuto stemperare la gravità di certi errori, ma vede, laddove gli interessi comuni siano assenti o comunque limitati e le relazioni non siano così antiche e radicate, anzi siano appena rinate dopo un lungo periodo di interruzione, laddove quindi manchi una profonda comprensione reciproca, gli errori possono avere un effetto negativo, la cui gravità è
è proporzionale alla gravità dell'errore. E a volte addirittura l'effetto di un grave errore può essere anche più grave dell'errore stesso, ma comunque non può mai essere meno grave. Nonostante tutto questo, abbiamo deciso di accettare le scuse presentateci dal presidente americano tramite il suo inviato in merito all'Iran Gate e ci siamo lasciati il passato alle spalle. Ed ora noi non vorremmo davvero riportare alla luce il passato. Non è giusto riportare alla luce il passato, se non fosse che nuovi eventi recenti ci hanno fatto sorgere il sospetto che i vecchi errori degli Stati Uniti non abbiano avuto risvolti negativi per l'Iraq solo a titolo, diciamo, collaterale. Questi sospetti sono emersi dopo che abbiamo liberato la nostra penisola di Al-Faw, quando i media hanno cominciato a intromettersi nella nostra politica. Ci è apparso chiaro che negli Stati Uniti esistevano delle cerchie, e in queste non coinvolgo il presidente americano perché non ne ho prove tangibili, ma c'erano delle cerchie negli Stati Uniti, alcune delle quali erano legate alla raccolta di informazioni e all'intelligence e altre al Dipartimento di Stato, e in queste non coinvolgo il segretario di Stato. Ma dico che c'erano queste cerchie che sembrava fossero in disaccordo con la liberazione dei nostri territori. Alcune di queste cerchie hanno cominciato a raccogliere informazioni sul tema chi verrà dopo Saddam Hussein, e poi hanno iniziato sempre queste cerchie a stabilire contatti con gli stati del Golfo allo scopo di suscitare in questi paesi il timore per l'Iraq, chiedendo o suggerendo loro di non fornire alcun aiuto economico all'Iraq. E di queste attività invece abbiamo le prove. Ora, l'Iraq è uscito dalla guerra gravato da un debito di 40 miliardi di dollari, senza parlare degli aiuti forniti dagli stati arabi, alcuni dei quali considerano anche quegli aiuti come un nostro debito, pur sapendo, e lo sapete anche voi, che senza l'Iraq non avrebbero avuto la disponibilità di quelle somme, né di altre, perché il futuro della regione sarebbe stato completamente diverso. Ma lei capisce cosa intendo, perché voi avete organizzato il piano Marshall per i vostri alleati dopo la guerra e durante la guerra gli avete fornito aiuti, e tutto questo è stato generoso nei loro confronti ed è stato finanziato dai contribuenti americani. Quindi poi ci siamo trovati ad affrontare la politica del calo del prezzo del petrolio, confrontandoci ovviamente con gli Stati Uniti, che però, benché inneggino sempre al pluralismo democratico, non hanno mai tempo per ascoltare il punto di vista altrui, né voglia di farlo a quanto pare. L'American Information Agency ha subito avviato una campagna mediatica contro Saddam Hussein. Forse gli Stati Uniti pensavano che la situazione in Iraq fosse come quella in Polonia, in Romania o in Cecoslovacchia, non so. Noi sì, siamo rimasti turbati da questa campagna, ma non troppo, perché speravamo che nel giro di pochi mesi coloro che prendono le decisioni in America avrebbero avuto la possibilità di accertare i fatti e verificare se questa campagna mediatica avesse avuto concretamente qualche effetto sulla vita degli iracheni oppure no. E speravamo che, appurata l'inutilità di tale campagna, presto le autorità americane avrebbero preso la decisione corretta riguardo ai loro rapporti con l'Iraq. Ora, si dà per scontato che un rapporto, anche quando raggiunge un certo livello di amicizia, non presupponga conformismo. E in effetti gli americani credono che persino all'interno di una singola leadership non debba esserci per forza un consenso di opinioni. Tuttavia, quando i prezzi del petrolio vengono ridotti in modo pianificato e deliberato, senza ragioni commerciali o economiche, questa non è altro che un'altra guerra contro l'Iraq, perché la guerra militare uccide le persone dopo averle dissanguate, ma la guerra economica uccide l'umanità delle persone, dopo averle derubate della possibilità di una vita dignitosa. Come lei sa, noi abbiamo versato fiumi di sangue in una guerra durata 8 anni, ma non abbiamo mai rinunciato alla nostra umanità
ovvero al diritto dell'Iraq a una vita dignitosa. Pertanto non lo accettiamo assolutamente, e se non lo accettavamo in una certa misura anche prima della guerra, non lo accettiamo doppiamente ora. Che qualcuno violi la nostra dignità di iracheni o il loro diritto, il nostro diritto a vivere una vita felice, agiata e prospera. Il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti sono il volto di questa politica che mira a umiliare l'Iraq e a privarlo dell'opportunità di una vita felice. E lei sa che i nostri rapporti con gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait erano buoni prima. Aggiunga a tutto questo che lo Stato del Kuwait, mentre eravamo impegnati in guerra, si stava espandendo a spese del nostro territorio. Oh, lei forse dirà che questa è propaganda, ma la rimando a un documento sulla linea di pattugliamento militare, che è una striscia di terra al confine tra Iraq e Kuwait, decretata zona cuscinetto dalla Lega Araba nel 1961 per tenere qualsiasi forza militare lontana dai propri confini. Può verificare lei stessa. Si rechi al confine iracheno dove inizia questa linea, la oltrepassi e guardi verso il Kuwait. E verifichi lei stessa se ci sono oppure no stazioni di polizia, fattorie o impianti petroliferi del Kuwait, tra lei e il confine con il Kuwait. All'interno di questa striscia neutrale, che non dovrebbe appartenere a nessuno, cioè la linea di pattugliamento militare, tutte queste strutture e installazioni sono state costruite dal Kuwait con la precisa volontà di impossessarsi di quelle terre e mettere l'Iraq di fronte al fatto compiuto. Il fatto è che dal 1961 il governo kuwaitiano è rimasto stabile, mentre il governo iracheno ha subito molti cambiamenti. Anche dopo il 1968 e per i 10 anni successivi eravamo troppo impegnati con i nostri problemi. Prima nel nord, poi la guerra del 1973 e poi altri problemi. E infine è arrivata la guerra con l'Iran iniziata 10 anni fa. Ora noi crediamo che gli Stati Uniti dovrebbero comprendere che chi vive nel lusso e nella sicurezza economica può raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti su quali siano i legittimi interessi comuni. Ma chi soffre la fame e chi è economicamente svantaggiato non può raggiungere la stessa intesa. Noi non accettiamo minacce da nessuno, ma anche perché per primi non minacciamo nessuno. Però voglio dirle chiaramente che speriamo che gli Stati Uniti non si facciano troppe illusioni e scelgano di continuare a farsi nuovi amici e non di accrescere il numero dei propri nemici. Già ho letto le dichiarazioni americane che parlano di nuovi amici nella zona. Oh, naturalmente è diritto di ciascuno scegliere i propri amici e non possiamo avere obiezioni su questo, ma lei sa però che non siete stati voi a proteggere i vostri nuovi amici durante la guerra con l'Iran. E le assicuro che se gli iraniani avessero invaso la regione, le truppe americane non li avrebbero fermati se non con l'uso delle bombe nucleari. Io non voglio sminuire la vostra forza militare, ma sostengo questa opinione considerando la geografia dei luoghi e la natura della società americana. La vostra è una società che non può accettare 10.000 morti in una sola battaglia. Lei lo sa, vero, che l'Iran non ha accettato il cessate il fuoco perché gli Stati Uniti hanno bombardato una piccola piattaforma petrolifera iraniana dopo che noi avevamo liberato l'intera penisola di Al-Fao. Ed è questa la ricompensa per il ruolo che ha avuto l'Iraq nello stabilizzare la regione e nel proteggerla da un'inondazione che non si sapeva su quale sponda si sarebbe riversata? Cosa significa quando l'America afferma ora di impegnarsi a proteggere i propri amici individualmente e collettivamente? Significa palesemente un forte pregiudizio non a favore di una parte rispetto a un'altra, ma piuttosto un forte pregiudizio contro l'Iraq, precisamente l'Iraq, in questa fase storica. Questa posizione, assieme alle manovre e alle dichiarazioni che sono state fatte, ha incoraggiato gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait a non rispettare i diritti dell'Iraq. Io le dico chiaramente che i diritti dell'Iraq menzionati nel memorandum ce li prenderemo tutti, uno ad uno. Potrebbe non accadere ora, né tra un mese, né tra un anno, ma ce li prenderemo tutti. Non siamo il tipo di persone che rinunciano ai propri diritti
Non c'è alcun diritto storico, né legittimità né necessità per gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait di privarci dei nostri diritti. E se loro ne hanno bisogno, bene, abbiamo bisogno per primi noi. Gli Stati Uniti dovrebbero essere coerenti sul tema dell'amicizia, dimostrando di essere aperti all'amicizia con chiunque voglia essergli amico e di essere ostile a chiunque gli sia ostile. Non dovrebbero essere ostili a chi vuole essergli amico solo perché non condividono la sua opinione su un conflitto arabo-israeliano o su altri aspetti della vita. Noi comprendiamo chiaramente la dichiarazione americana di volere un flusso di petrolio scorrevole e garantito. Comprendiamo la posizione americana che cerca l'amicizia con gli stati della regione per promuovere con loro interessi comuni. Ma quello che non possiamo comprendere è il tentativo di incoraggiare alcuni di questi stati a danneggiare l'Iraq. Ora, per vivere in un modo dignitoso e felice, gli Stati Uniti vogliono garantire il flusso di petrolio. Bene, questo è comprensibile ed è noto anche. Gli Stati Uniti quindi vogliono che ci sia pace nella regione mediorientale. Anche questo è comprensibile. E peraltro è ciò che vogliamo anche noi. Ma per raggiungere questi obiettivi gli Stati Uniti non dovrebbero ricorrere a metodi che gli stessi Stati Uniti affermano di disapprovare, cioè fare pressione mostrando i muscoli. Se fate pressione da un lato, come nel braccio di ferro, noi risponderemo facendo pressione dall'altro, con tutta la forza che abbiamo. Sappiamo che voi non avete scrupoli a farci del male anche se noi non vi minacciamo, ma anche noi possiamo farvi del male. Ognuno può fare del male, in base alle proprie capacità e dimensioni. Noi non possiamo arrivare col nostro esercito fino a voi negli Stati Uniti, ma singoli arabi possono farlo. Voi invece potete venire in Iraq con aerei e missili, ma non spingeteci oltre il limite per cui questo rischio non ci spaventi più. Perché quando avremo la chiara percezione che le vostre intenzioni sono quelle di umiliarci e togliere agli iracheni la possibilità di una vita dignitosa, allora non avremo più paura e la morte sarà la nostra scelta. Allora non ci importerà più se lancerete 100 missili per ogni missile che lanciamo noi, perché senza dignità la vita non ha più valore. Inoltre non è ragionevole da parte nostra chiedere al nostro popolo di versare fiumi di sangue per 8 anni e poi dirgli: ora dovete accettare l'aggressione del Kuwait, degli Emirati Arabi Uniti, degli Stati Uniti o di Israele. Ma non mettiamo tutti questi paesi sullo stesso piano. Innanzitutto siamo feriti e sconvolti dal fatto che un tale disaccordo si stia verificando tra noi, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti. E la soluzione a questo disaccordo deve per forza essere trovata in un contesto arabo e attraverso relazioni bilaterali dirette. In secondo luogo, noi non mettiamo assolutamente l'America tra i nemici, anzi, la mettiamo tra coloro che vorremmo fossero nostri amici e cerchiamo di esserli amici. Ma le ripetute dichiarazioni americane dell'anno scorso dimostrano chiaramente che l'America non ci considera come dei potenziali amici. Ebbene, gli americani sono liberi anche di scegliere di non esserci amici. Ma non le pare paradossale che l'America scelga liberamente di non essere amica dell'Iraq perché l'Iraq vuole essergli amico mantenendo la libertà di fare le proprie scelte? Vogliamo comportarci in base al nostro status, così come trattiamo gli altri in base al loro status. Consideriamo gli interessi degli altri mentre ci prendiamo cura dei nostri e ci aspettiamo che gli altri considerino i nostri interessi mentre si occupano dei propri. Cosa significa la convocazione del ministro della guerra sionista Arens degli Stati Uniti in questo momento? Cosa significano queste dichiarazioni infuocate provenienti da Israele negli ultimi giorni e il fatto che si parli di una guerra attesa ora più che mai prima? Noi non vogliamo la guerra perché ne conosciamo bene il significato, ma non spingeteci a considerarla l'unica via percorribile perché tutti noi possiamo vivere una vita dignitosa e felice. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno bombe nucleari, ma siamo determinati a vivere dignitosamente oppure a scomparire tutti, vaporizzati, puff, così. E non credo che ci sia una persona onorevole sulla terra che non comprenda il significato di ciò che ho appena detto.
Non vi stiamo chiedendo di risolvere i nostri problemi, l'ho detto prima, che i nostri problemi arabi ce li risolviamo tra di noi arabi. Ciò che vi chiedo però è di non interferire ed essere voi causa di altri problemi, incoraggiando alcuni ad agire con noi in modo sleale. Io non credo che nessuno avrebbe da perderci stringendo amicizia con l'Iraq. Il presidente americano, a suo avviso, non ha commesso alcun errore nei confronti degli arabi. Eppure, la sua decisione di sospendere il dialogo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è stata senz'altro un errore. Tuttavia, sembra che tale decisione sia dovuta a una certa cortesia nei confronti del gruppo di pressione sionista e potrebbe essere il tassello di una qualche tattica per placare l'animosità sionista e riprovarci dopo. Io spero che la mia ultima ipotesi sia quella corretta, ma continuo a sostenere che sia stata una decisione sbagliata. State compiacendo l'usurpatore in tanti modi, economicamente, politicamente e militarmente, oltre che mediaticamente. Ma quando arriverà il momento in cui per ogni 3 compiacenze all'usurpatore compiacerete gli arabi almeno una volta? Quando il vostro senso di umanità americano troverà la sua genuina opportunità di esprimersi prendendo una decisione giusta che contemperi i diritti umani di 200 milioni di arabi con quelli di 3 milioni di ebrei? Non intendiamo implorare l'America per ottenere la sua amicizia, ma se ce la darà da parte nostra le saremo fedeli e la difenderemo. Non accettiamo però di essere danneggiati. Se qualcuno insisterà nel danneggiarci, ci opporremo. E anche questo è un diritto umano. Che il danno provenga dall'America, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Kuwait o da Israele. Ma come ho già detto, non metto questi paesi sullo stesso piano. Israele sta usurpando il territorio arabo. L'America a quanto pare invece lo sostiene. Ma gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, che pure sono arabi, non lo stanno aiutando affatto. Perché comunque se insistono a voler indebolire l'Iraq aiutano il nemico e in questo caso l'Iraq ha il diritto di difendersi. Dottoressa, nel 1974 ho incontrato il figlio del mullah Mustafa Barzani che era seduto lì dove è seduta lei. Il suo nome era Idris. Venne da me chiedendomi di rinviare l'attuazione dell'autogoverno del Kurdistan iracheno come era stato concordato nella dichiarazione dell'11 marzo 1970. Gli dissi che noi eravamo determinati a rispettare i nostri impegni e che anche lui doveva rispettare i suoi. Quando ho capito però che Barzani aveva cattive intenzioni, gli ho detto di porgere i miei omaggi a suo padre e di riferirgli che Saddam Hussein gli mandava il seguente messaggio. E poi gli ho parlato dell'equilibrio di potere con numeri e dati, proprio come ho parlato con gli iraniani in lettere aperte durante la guerra. E ho concluso questa argomentazione traendone una conclusione, o almeno quella riservata a lui, dicendo: se scoppierà un conflitto militare, comunque vinceremo noi. Gli ho chiesto: lo sai perché? Per tutte le ragioni che ho menzionato poco fa, più una ragione politica, voi curdi vi state basando sulle nostre divergenze con l'Iran dello Shah, ma l'Iran basa la sua disputa con l'Iraq sulla sua ambizione di ottenere metà dello Shatt el-Arab. Quindi, se potremo scegliere di preservare tutto l'Iraq e con esso lo Shatt el-Arab e continuare a prosperare, allora non rinunceremo allo Shatt el-Arab. Ma se ci troveremo in un angolo, costretti a scegliere tra metà dello Shatt el-Arab e il resto dell'Iraq, allora sì, cederemolo all'Iran metà dello Shatt el-Arab perché l'Iraq prosperi come desideriamo. Ecco, speriamo che le cose non ci portino a ricordare questa saggezza nelle nostre relazioni con l'Iran. Purtroppo, alla fine, abbiamo dovuto cedere all'Iran metà dello Shatt el-Arab. E Barzani è morto esule, è stato sepolto fuori dall'Iraq e ha perso la sua battaglia. Quindi anche ora speriamo di non essere spinti a questo, perché anche ora
tutto ciò che ostacola delle buone relazioni tra noi e l'Iran è lo Shah Arab. Per cui se dovremo scegliere tra un futuro dignitoso e onorevole per l'Iraq e lo Shah Arab, apriremo nuovi dialoghi con l'Iran, basati sulla saggezza che ci ha mossi nel 1974. E poi, proprio come Barzani ha perso la sua opportunità storica, molti altri perderanno la loro opportunità storica. Ecco, con i miei omaggi al presidente Bush, e spero che il presidente venga informato di questo messaggio direttamente da lei e non dal gruppo del Dipartimento di Stato, anche se escludo da questo gruppo, come le ho detto, il segretario di Stato e anche il signor Kelly, perché l'ho incontrato, ho avuto modo di parlargli e ho percepito quale sia la sua mentalità. Oh, ma la vedo un po' palliduccia. Forse è il momento per lei di bere un'altra tazza di tè. Ahmad, Habibi! La ringrazio, signor Presidente, ed è un grande piacere per un diplomatico incontrare e parlare direttamente con il Presidente. Ho capito perfettamente il suo messaggio. Abbiamo studiato storia a scuola e questo ci ha insegnato anche a noi a dire libertà o morte. Credo sappia bene che noi come popolo abbiamo avuto le nostre esperienze con i colonialisti. Signor Presidente, durante questo incontro ha menzionato molte cose che non posso commentare a nome del mio governo, ma con il suo permesso commenterò 2 punti. Lei ha parlato di amicizia e credo che dalle lettere che le ha inviato il nostro Presidente in occasione della sua festa nazionale sia emerso chiaramente che egli sottolinea... Sì, è stato generoso e le sue espressioni hanno incontrato la nostra stima e il nostro rispetto. Come sa, ha ordinato all'amministrazione degli Stati Uniti di respingere la proposta di imporre altre sanzioni commerciali. Beh, non ci resta più niente da comprare dagli Stati Uniti, solo grano, perché ogni volta che vogliamo comprare qualcosa ci dicono che è proibito. Io temo il giorno in cui ci direte d'ora in poi dovete trovare il modo di fare la polvere da sparo col grano. Beh, ho ricevuto istruzioni dirette dal Presidente di lavorare per ampliare e approfondire le relazioni con l'Iraq. Ma com'è possibile? Com'è possibile che abbia questo desiderio? Se le cose che fa sortiscono effetti totalmente opposti. Penso che più riusciamo a parlare, meno probabilità ci saranno che le cose continuino così. Ad esempio, lei ha menzionato il caso dell'articolo pubblicato dall'American Information Agency. È stato davvero triste e difatti ho presentato le mie scuse ufficiali. Anche lei è stata generosa, molto generosa. Noi siamo arabi. Ci basta che la parte in causa ci dica mi dispiace, ho commesso un errore e noi voltiamo pagina. Ma i media in generale hanno continuato una narrazione piena di storie che se fossero vere non causerebbero alcun turbamento. Purtroppo non lo sono. Ed è dal persistere di questo approccio che comprendiamo che dietro ci debba essere una qualche determinazione. La questione è questa. Ho visto il programma di Dane Sawyer su ABC. Quello che è successo in quel programma è stato volgare e ingiusto, ma è un quadro fedele di ciò che sta accadendo nei media americani, persino tra i politici americani. È così che operano i media occidentali. Io sono lieta che lei si unisca ai diplomatici per affrontare questi media, perché la sua presenza sui media, anche solo per 5 minuti, ci aiuta a far capire meglio l'Iraq al popolo americano e questo accresce la comprensione reciproca. Tuttavia è indubbio che se il presidente americano potesse controllare i media il suo compito sarebbe più facile. Signor Presidente, non volevo dire che il presidente Bush desidera solo un rapporto migliore e più profondo con l'Iraq, ma vorrebbe anche che l'Iraq desse un contributo storico alla pace e alla prosperità in Medio Oriente. Il presidente Bush è intelligente e non dichiarerà alcuna guerra economica all'Iraq. Lei ha ragione, ciò che ha detto è corretto in merito al fatto che non vogliamo prezzi del petrolio elevati,
ma chiedo anche a lei di considerare la possibilità di non volere prezzi del petrolio troppo alti. Ma noi non vogliamo prezzi del petrolio troppo alti. Anzi, le dirò che nel 1974 ho dettato io stesso la traccia per un articolo scritto dal signor Tariq Aziz qui presente, il cui contenuto era una netta svolta rispetto alle politiche di rialzo dei prezzi del petrolio che applicava l'OPEC a quel tempo. È stato il primo articolo pubblicato da un arabo ad esprimere questo punto di vista. La nostra politica nell'OPEC è contraria al rialzo dei prezzi. In ogni caso $25 non è un prezzo elevato. Oh beh, molti americani vorrebbero che il prezzo salisse anche a ben più di $25 perché provengono da stati produttori di petrolio. Guardi questo articolo di giornale. È stato pubblicato il 21 agosto dell'88, il giorno dopo che c'è stato il cessate il fuoco tra noi e l'Iran. A questo punto il prezzo aveva raggiunto i $12 al barile. Quando il modesto bilancio dell'Iraq scende di una cifra tra i 6 e i 7 miliardi, si tratta di un colpo devastante. Perciò disponemmo un rafforzamento militare al confine col Kuwait. Credo di capirlo. Io vivo qui da anni e ammiro i vostri straordinari sforzi per la ricostruzione. Capisco che questa ricostruzione richieda denaro, lo comprendiamo. Abbiamo una nostra opinione su questo, ovvero che vi dovrebbe essere assolutamente data l'opportunità di ricostruire. Tuttavia, ciò su cui non abbiamo un'opinione sono le controversie tra arabi, come la vostra disputa di confine con il Kuwait. Ho prestato servizio alla fine degli anni 60 presso l'ambasciata americana in Kuwait e le istruzioni che ci venivano date all'epoca erano che non dovevamo avere nulla a che fare con queste questioni e che il nostro incarico non aveva nulla a che fare con queste questioni. James Baker mi ha incaricato come portavoce ufficiale di ribadire queste istruzioni. Ovviamente auspichiamo che possiate risolvere questo problema in modo appropriato, tramite Calibi o il presidente Mubarak. Tutto ciò che vogliamo è che cerchiate di risolvere questa situazione rapidamente. A tal proposito, posso chiederle di considerare il nostro punto di vista? La mia ipotesi, dopo 25 anni di servizio nella regione, è che i vostri obiettivi riceveranno un forte sostegno dai vostri fratelli arabi. Mi riferisco al petrolio. Ma lei, signor Presidente, di recente ha combattuto una guerra davvero dolorosa e terrificante e francamente non possiamo fare a meno di constatare che ha schierato ingenti unità nel sud come aveva già fatto durante la guerra. Non sono affari nostri, ma quando vediamo che ciò accade nel contesto del discorso da lei pronunciato in occasione dell'anniversario della rivoluzione e poi leggiamo ed esaminiamo il dettaglio delle lettere del ministro degli esteri e poi analizziamo il punto di vista iracheno secondo cui le misure degli Emirati del Kuwait equivalgono in ultima analisi a un'aggressione militare contro l'Iraq, mi sembra ragionevole almeno essere preoccupati. E per questo motivo ho ricevuto l'ordine di affrontare la questione con lei, con spirito di amicizia e non di confronto sulle sue intenzioni. Questa è la semplice descrizione della preoccupazione che affligge il mio governo e non intendo dire che la situazione sia semplice, La nostra preoccupazione è semplice. Ma noi non chiediamo a nessuno di non preoccuparsi della pace o di non preoccuparsi quando la vede turbata. Questo è un genuino sentimento umano che proviamo tutti. E in quanto superpotenza è naturale che voi vi preoccupiate. Ma il punto che vorrei che lei capisse è che questa preoccupazione non dovrebbe essere espressa in un modo che faccia pensare a chi ci aggredisce che voi sostenete la sua aggressione. Questo è il punto. Ciò che vogliamo è raggiungere una soluzione che sia equa per noi e non violi i diritti altrui. Ma allo stesso tempo vogliamo che negli altri ci sia la chiara percezione che non abbiamo più la pazienza di accettare che continuino a danneggiarci. Il danno che ci hanno arrecato ha raggiunto il latte dei nostri figli, la pensione della vedova il cui marito è stato martirizzato in guerra e il sussidio degli orfani che hanno perso i loro padri durante la guerra. Siamo un paese che ha diritto di prosperare e finché non avremo recuperato tutte le opportunità che abbiamo perso, gli altri dovranno dare valore al ruolo che l'Iraq ha avuto per proteggerli. No.
Persino questo iracheno, il mio traduttore, mi serve da anni. È triste e angosciato. E questo è il sentimento di ogni iracheno. Non siamo aggressori, ma non accettiamo nemmeno di essere aggrediti. Abbiamo inviato loro ambasciatori e lettere scritte di mio stesso pugno. Abbiamo provato di tutto. Abbiamo chiesto al custode delle 2 sacre moschee, Re Fahad, di tenere un vertice a 4. Lui però invece ha suggerito un incontro tra i ministri del petrolio. Abbiamo accettato. E come sa, l'incontro si è svolto a Jeddah. Si è raggiunto un accordo che non esprimeva esattamente ciò che volevamo, ma abbiamo accettato anche quello. Solo 2 giorni dopo quell'incontro, il ministro del petrolio del Kuwait ha rilasciato una dichiarazione in contraddizione con l'accordo raggiunto. Avevamo discusso la questione anche durante il vertice di Baghdad. Avevo detto ai re e ai presidenti arabi che alcuni fratelli stavano combattendo una guerra economica contro di noi e che non tutte le guerre usano le armi, ma che noi consideravamo questo tipo di guerra come una vera e propria azione militare contro di noi. Perché se la capacità del nostro esercito si riduce e l'Iran dovesse riprendere la guerra, potrebbe raggiungere obiettivi che prima non era riuscito a raggiungere. E se abbassiamo lo standard delle nostre difese, questo potrebbe anche incoraggiare Israele ad attaccarci. L'ho detto davanti ai re e ai presidenti arabi, solo che in quell'occasione non ho menzionato il nome di Kuwait e di Emirati Arabi perché erano miei ospiti. In precedenza avevo inviato loro degli ambasciatori per ricordargli che la nostra guerra aveva incluso anche la loro difesa. Pertanto l'aiuto che ci avevano fornito non avrebbe dovuto essere considerato un debito. Siamo stati più diplomatici di quanto non siano gli Stati Uniti con coloro che attentano ai loro diritti. Ho parlato della questione con diversi altri stati arabi. Ho spiegato la situazione al fratello Re Fahad diverse volte, inviandogli ambasciatori e per telefono. Ho parlato con il fratello Re Hussein e con lo sceicco Zayed, mentre lo accompagnavo all'aereo con cui lasciava Mosul per tornare negli Emirati. E lui mi ha detto: aspetta solo fino al mio arrivo negli Emirati. Ma dopo il suo arrivo sono state rilasciate dichiarazioni estremamente negative, non da lui, ma dal ministro del petrolio. Dopo l'accordo di Jeddah abbiamo ricevuto notizie che volevano attenersi all'accordo solo per 2 mesi e poi avrebbero smesso. Ora mi dica, cosa farebbe il presidente americano se si trovasse in una situazione del genere? Ho detto che una delle cose più difficili per me è parlare in pubblico. Ma dobbiamo pur dirlo agli iracheni che stanno vivendo una carenza di mezzi di sussistenza. Chi è il responsabile di tutto questo? Oh, mi perdoni, devo rispondere. Torno tra un istante. Ya habibi, kifak? أنا منيح إن شاء الله. أوه جميلة كتير جميلة. مظبوط. يلا حبيبي اشوفك بعدين. يلا باي. Ho trascorso 4 anni meravigliosi in Egitto. L'Egitto è un popolo generoso, gentile e antico. I produttori di petrolio dovrebbero aiutare il popolo egiziano, ma purtroppo alcuni di loro sono incredibilmente avari. È doloroso che alcuni di loro non siano popolari tra gli arabi a causa della loro avarizia. Signor Presidente, ci interesserebbe e sarebbe utile se potesse darci qualche ragguaglio sugli sforzi compiuti dai suoi fratelli arabi e sui risultati che sono riusciti ad ottenere. A questo proposito abbiamo concordato con il presidente Mubarak di invitare il primo ministro kuwaitiano ad un incontro con il nostro vicepresidente del Consiglio del Comando Rivoluzionario in Arabia Saudita, visto che grazie agli sforzi del presidente Mubarak l'Arabia Saudita è stata la prima a contattarci. Era lui al telefono ora e mi ha detto che i kuwaitiani hanno accettato. Oh, congratulazioni! Terranno un incontro protocollare in Arabia Saudita e poi si sposteranno a Baghdad
per discutere approfonditamente ogni questione in un incontro bilaterale tra kuwaitiani e iracheni. Speriamo di raggiungere un risultato e che la lungimiranza e un sincero interesse superino l'avarizia kuwaitiana. Posso chiederle quando prevede che lo sceicco Saad venga a Baghdad? Dovrebbe essere sabato o al massimo lunedì, da quanto mi ha detto il presidente Mubarak. Io avevo detto al presidente Mubarak che volevo che l'accordo fosse raggiunto a Baghdad sabato o al massimo domenica, ma lei sa che ogni tanto il presidente Mubarak trama contro di me. Oh, questa è un'ottima notizia, mi congratulo di nuovo. Il fratello Mubarak mi ha detto che i kuwaitiani hanno paura e dicono che ci sono soldati a 20 chilometri dal confine della Lega Araba. Gli ho risposto, indipendentemente da cosa ci sia, che si tratti di polizia o esercito, quanti siano e cosa stiano facendo, rassicura i kuwaitiani. Da parte nostra non succederà nulla finché non li incontreremo. E speriamo che durante l'incontro accada qualcosa di risolutivo, perché se non riusciremo a trovare una via d'uscita è naturale che l'Iraq non accetterà la morte come prima istanza. Tuttavia, la saggezza viene prima di tutto. Quindi, ora a buone notizie. Questa è un'esclusiva giornalistica. Avevo programmato di recarmi negli Stati Uniti lunedì prossimo e speravo di incontrare il presidente Bush a Washington la prossima settimana. Poi, a causa delle difficoltà che stiamo affrontando qui, avevo pensato di rimandare il viaggio, ma ora partirò senz'altro lunedì.